Un 3000 diesel con 6 cilindri e 249 cavalli, 88 litri di carburante, 1500 km da percorrere e i 30 gradi della terra sarda che mi stanno aspettando. Il mio viaggio inizia così. Partenza dal lago di Iseo, direzione Genova, 3 ore e 15 all'arrivo con il pieno 88 litri di caro buon vecchio gasolio, oltre 750 km di autonomia. Vediamo se è confortevole o no questa Land Rover Defender. Essendo in forte anticipo per l'imbarco, mi sto concedendo il lusso dei 110 km/h in autostrada perché sono in forte anticipo. Consumo medio circa 7 litri per 100 km e il 3000 diesel gira a circa 1600 giri motore. Silenzio totale. Ciao. Grazie. Parcheggio perfetto. Solo chi ha viaggiato di notte in uno di questi traghetti può capire quanto sia difficile la vita a bordo, fatta di servizi plastificati, soffioni docce incrostati, avvertenze di dubbia natura salutare e vibrazioni notturne direttamente proporzionali ai 50.000 kW di questa imbarcazione. Ragazzi, un trauma. Momento disagio, la corsa alle automobili per la ripartenza del mattino è iniziata. Quale modo migliore di esplorare la Sardegna se non quello di chiedere direttamente a voi che in Sardegna vivete e abitate? Ho quindi chiesto sulla pagina Instagram a tutti i sardi di indicarmi i luoghi più caratteristici da visitare sull'isola. Tutti i posti che vi farò vedere in questo video quindi arrivano direttamente dalle vostre indicazioni. In diretta da Coddu Abba Fritta, 942 metri di quota, in compagnia di Defenderona. Prima tappa della giornata, si sale a quota 1300 metri passando dalla sterrata chiamata Lu Salpenti, non prima però di essere stato fermato dalla polizia e dalla guardia forestale, entrambi molto incuriositi dalla presenza di un Defender 90 sull'isola. Divertente lo sterrato che porta in cima al Monte Limbara, punto dal quale è possibile ammirare tutta la parte nord della Sardegna. Scendendo dal Monte Limbara sono passato per Tempio Pausania, direzione Spiaggia La Marinedda a Costa Rossa, dove trovo subito un assaggio delle acque cristalline che questa fantastica isola può regalare. Passaggio obbligatorio alla spiaggia La Cinta di San Teodoro. Poi pizzetta in notturna vista mare. Che bomba! Ragazzi, buongiorno. Mattinata del secondo giorno. Il programma prevedeva un giro al Golfo di Rosei, Baunei, Cala Luna, Cala Golorizè, ma purtroppo il tempo non è dei migliori e quindi ho improvvisato, ho deciso di deviare sull'altra costa occidentale, facendo un pratico tour in auto con il fine di fare la Bosa Alghero che voi mi avete consigliato. Vediamo come si mette il tempo, vediamo se tornerò sui miei passi, ma mettono pioggia fino alle 15 di oggi, quindi mi sa che dovrò improvvisare e cambiare rotta. Sicuramente la più grande mancanza della versione a passo corto, quindi della 90, è lo spazio a bordo, perché lo spazio c'è in relazione ai litri, quindi abbattendo i sedili lo spazio c'è in generale, ma è poco sfruttabile, si fa fatica ad organizzare il carico sulla parte posteriore, cosa che nella 110 non c'è. E infatti tipo in questo caso devo un po' impacchettare tutto e sono riuscito a ricavarmi un po' di spazio solo ed esclusivamente abbattendo i sedili posteriori, perché se no ne avrei avuto davvero poco. Comunque soluzione non super pratica.
ce la facciamo andare bene, però con qualche riserva. Secondo giorno, partenza verso costa occidentale. Ho percorso dalla partenza al lago d'Iseo 490 km, sono partito chiaramente con il pieno, ho ancora 600 km di autonomia, sono poco più alto della metà del serbatoio, consumo medio 7,6 litri per 100 km, niente male. Signori, mi rimangio tutto quanto detto, direzione nord, causa maltempo anche sulla sponda occidentale, direzione nord in questo momento, Cala Bianca, semideserta, per questo settembre è fantastico, e andiamo a fare un tuffo. Lascio la zona di Golfo Aranci per fare una breve visita alla spiaggia di Marinella, dove posso gustarmi il mio Defender 90 direttamente parcheggiato sulla spiaggia. Grazie, settembre. Va bene, qui si potrebbe arrivare con ogni auto, ma arrivare con il Defender in spiaggia è decisamente meglio. Imbocco la Olbia Porto Cervo per fare un velocissimo passaggio al Golfo Pevero, per poi puntare direttamente Porto Cervo, incredibilmente deserta in questa stagione. E come molti di voi mi hanno consigliato, non ho potuto fare a meno di fare un passaggio a Baia Sardigna prima di proseguire verso Palau, dove ad aspettarmi c'è la fortezza di Monte Altura, davvero maestosa. Ragazzi, eccomi qui dopo essere partito questa mattina da San Teodoro ed aver visto alcune fantastiche spiagge nella zona di Golfo Aranci. Mi sono spostato poi a Porto Cervo e in questo momento mi trovo niente po' di meno che a Palau, alla fortezza di Palau. Sto per registrare l'intro da inserire nel video della prova completa di questa Land Rover Defender, quindi massima concentrazione e vediamo cosa ne esce. E la mia seconda giornata termina così, con un fantastico tramonto sulla spiaggia La Liccia. Terzo giorno, previsto tour costa nord della Sardegna. In questo momento siamo alla spiaggia La Liccia, sempre nella parte nord. Sto sfruttando su questo sterratino il mio bel Defenderone e ho provato e mi sono divertito parecchio, mi sono impraticato parecchio nell'utilizzo del controllo di discesa, quindi il sistema che tiene la velocità in fase di discesa, che è molto comodo in questi casi. Tour della parte nord, finiremo questa sera la nostra tratta a Stintino, che dovrebbe essere un posto interessante, sempre su vostro consiglio. Non avrei mai pensato di trovare in questo posto un tale livello d'accoglienza, ma soprattutto questo livello di interesse verso la Defender 90. Anch'io vorrei comparare una come la tua, però non comparato. Qui in Italia non si può comparare, bisogna aspettare. Dopo ho comprato il nuovo Jaguar, l'S1 Zoom. Fra Seadas e Porceddu mi è sembrato opportuno fare anche due passi, no? E quale posto migliore potevo scegliere se non Licossi a Costa Paradiso? Dopo un tuffo e un pranzo al volo, riparte il mio tour verso Stintino, ma prima tappa a Castelsardo con la visita al MIM, Museo dell'Intreccio Mediterraneo. Ingresso 10 euro.
Nonostante la notevole autonomia indicata a schermo dalla mia Land Rover Defender, mi fermo comunque a fare un piccolo rabbocco per giungere finalmente alla mia meta finale, Stintino, nel nord dell'isola. Ragazzi, buongiorno, mattinata del quarto giorno. Era prevista giornata spesa nel relax alla Pelosa di Stintino, una delle spiagge più iconiche della Sardegna. 18 gradi, pioggia forte, vento forte, tutto annullato, o meglio fino al primo pomeriggio tutto annullato. Prendo occasione, ho fatto un po' di carburante nella mia bella Defender 90, poi parleremo anche di consumi e percorrenze varie. Si marcia in direzione Alghero Bosa, dove troveremo quasi sicuramente bel tempo. Partiti da Alghero riesco finalmente a godermi il panorama offerto da questa fantastica litoranea che mi ricorda a tratti la Great Ocean Road, percorsa qualche anno fa durante i miei test drive australiani. In poco più di un'ora arrivo a Bosa, dove ad aspettarmi c'è il buon Nicola che mi cucina un panino con gamberi arrotolati con pancetta, patate, rucola e maionese al curry. Sfiziosissimo! Riparto da Bosa in direzione Alghero, sincerandomi del fatto che questo tratto, ad orario tramonto, è davvero pazzesco. Prendo occasione per fermarmi a Torre Argentina registrando parte delle clip che avete visto nella prova completa della Defender 90, online sul canale. Anche in questo caso, posto eccezionale. Si riparte poi in direzione Stintino con l'obiettivo di fare una veloce visita alla spiaggia La Pelosa. Ragazzi, buongiorno, mattinata del quinto e ultimo giorno. Questa mattina sono uscito presto per registrare il parlato che vedrete nel video della prova completa della Defender 90, presto online sul canale, o forse l'avrò già messo quando vedrete questo contenuto. Mattina incerta a livello meteorologico, questo pomeriggio il cielo si è aperto, quindi mi sono fatto una camminata verso Torre Falcone, Capo Falcone, camminata rilassante e digestiva. Questo pomeriggio relax presso la spiaggia La Pelosa di Stintino, che voi mi avete fortemente consigliato come punto di riferimento della zona. Ma prima di godermi il mare non ho saputo resistere all'ultimo sterrato di questa prova. Così come non ho saputo resistere ad un tuffo nelle acque uniche della spiaggia La Pelosa di Stintino, che da qualche anno, per riuscire a contenere il fenomeno dell'erosione del litorale, è diventata un'area protetta accessibile ad un numero limitato di 1500 persone al giorno. Salutiamo il nostro hotel e ci godiamo l'ultimo tramonto che questa Sardegna ci regala, sapendo già che questo sarà solo un arrivederci. Dimenticavo, in questi 5 giorni sono stati percorsi poco meno di 1500 km, con una media di 13,3 km al litro. Penso che per ogni contesto esista un'automobile perfetta e ripensando alle giornate passate, credo non avrei potuto avere compagna migliore di questa Defender 90.